quanti soldi servono per acquistare oro? Nell'immaginario collettivo si pensa che l'oro sia solamente per le persone più ricche. E questo perché? Perché sin da bambini ci hanno abituato a vedere le rapine durante i cinema che noi guardavamo, e quindi vedevamo queste barre enormi da 12,5 kg che venivano diciamo tolte con i carrelli dal cavò, e questo fa immaginare che l'oro appunto sia qualcosa di inavvicinabile. Se pensate ad esempio oggi che siamo ad aprile 2025, che l'oro vale circa 88.000 euro al chilo, moltiplicate con costi di lavorazione e tutto, arrotondiamo a 100.000 con il costo di spread, ma se voi lo moltiplicate per 12,5 capite che andiamo oltre 1 milione di euro, e quindi questa idea non è proprio del tutto sbagliata. Ma c'è una legge in Italia, ma anche in altri paesi in Europa, che dal 2000 permette a tutte le persone, a tutte le famiglie, a tutte le imprese di acquistare l'oro partendo da piccole quantità. E questa legge in particolare in Italia è la legge numero 7 del 2000, del 17 gennaio 2000, che è entrata in vigore proprio il 1° gennaio del 2000. E questa legge che cosa dice? Che si possono acquistare grammi d'oro, l'importante è che l'oro sia oro fisico da investimento, quindi un oro con una purezza uguale o superiore al 995%. Nel nostro caso l'oro che noi vi proponiamo come azienda è un oro che è 999.9, quindi siamo al massimo grado di purezza dell'oro. Quindi con questa legge si è dato il via, è stata una legge, vi dirò che non è stata pubblicizzata perché io non l'ho mai saputo, l'ho scoperto un paio d'anni fa quando sono andata a visitare il cavo in Svizzera e mi hanno spiegato il tutto. È una legge che consente appunto ai privati, perché prima chi poteva acquistare l'oro? Non è che l'oro non l'abbiano mai venduto, prima lo potevano acquistare le banche e i governi centrali, che praticamente da anni e anni accumulano oro nei loro cavò. E questo perché? Perché l'oro comunque è un bene tangibile, ha un valore certo e serve per garantire, diciamo, dare solidità alle banche e ai governi. Quindi con questa grande opportunità voi capite che potete iniziare oggi, già da subito, ad acquistare oro. In quale modo? Esistono due modi fondamentali. Potete acquistare in unica soluzione, quindi partendo da 100 grammi di lingotto, però per acquistare un lingotto da 100 grammi oggi calcolate che tra prezzo al fixing, cioè quotazione alla borsa di Londra, più custodia, più spread dell'azienda, cioè le commissioni dell'azienda, siamo all'incirca sul 10.000 euro. Quindi se non avete una cifra del genere potete anche iniziare a risparmiare poco al mese, ed è un tipo di risparmio che è anche un investimento. Un investimento perché? Perché l'oro da sempre, da oltre 100 anni, aumenta da sempre il suo valore. E questo non lo dico io, ma lo dicono i grafici che potete tranquillamente andare a consultare dell'andamento dell'oro, e voi vedrete che la curva dell'oro da sempre cresce ed è addirittura negli ultimi 20 anni, dal 2000 ad oggi, superiore ma di molto alle aziende, alle 500 aziende americane più quotate in borsa, piuttosto che alle aziende tecnologiche, quindi quelle che noi tutti conosciamo, i maggiori nomi. E se voi andate a vedere la percentuale, il grafico dell'oro sta comunque sopra. Quindi capite che potete iniziare con piccole cifre ad diciamo riempire il vostro salvadanaio, perché è così che dovete immaginarvelo, come un contenitore che voi scegliete di accumulare una certa cifra che dipende dalla vostra capacità di risparmio, perché prima di tutto dovete avere una situazione per cui entrate mensili meno uscite mensili uguale risparmio, perché se non c'è questa situazione è impensabile che possiate iniziare a risparmiare in oro. E una volta, diciamo, scelta questa cifra, potete scegliere una cifra globale da accumulare in tot anni,
e potete scegliere di riempire il vostro salvadanaio con questa quota fissa mensile piuttosto che accelerare, o in alcuni casi, se avete la necessità di sospendere, l'azienda vi concede di sospendere fino a 36 mesi non consecutivi, e quindi mi capite che è uno strumento molto ma molto libero rispetto magari ad altri tipi di piani di accumulo, a piani assicurativi, fondi di investimento, dove comunque firmate un contratto e ogni mese dovete per forza versare e dovete comunque arrivare alla fine. Sul fatto di arrivare alla fine è molto importante, perché con un piano di accumulo, ad esempio, non è necessario arrivare alla fine per disporre di quello dei vostri risparmi, nel senso che durante il piano di accumulo voi avete bisogno di smobilizzare una parte dell'oro che avete accumulato. È molto semplice, potete vendere un piccolo lingotto, vendere la parte che desiderate a chi? Direttamente all'azienda, se avete il vostro oro custodito lì nel caveau, l'azienda sarà ben lieta di ritirarvi il vostro oro e di liquidarvelo al fixing in un conto corrente a voi intestato in qualsiasi parte del mondo. Quindi capite che è uno strumento eccezionale che vi permette una libertà e una elasticità pazzesca. Bene, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Io vi ringrazio per essere stati qui con me fino a questo momento. Questo significa che il mio contenuto vi sta piacendo, e per questo vi invito a dare un like a questo video, a iscrivervi al mio canale e, mi raccomando, ad attivare la campanella affinché possa arrivarvi la notifica dei miei prossimi video. E mi raccomando, commentate qui sotto e condividete questo video con più persone possibili, con i vostri amici, i vostri parenti, le persone a voi vicine, i vostri colleghi di lavoro, insomma tutte quelle persone a cui voi pensate che questo mio contenuto possa essere utile. Vi aspetto alla prossima puntata e vi ricordo che condividiamo la conoscenza per moltiplicare la prosperità. Buon oro a tutti!